Mattina del 26esimo giorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. E oggi siamo qui in compagnia del nostro amico Shota. Ciao. L'arrivo di Shota è provvidenziale, visto che poco dopo inizia a piovere. Saliti in auto, le nostre mete seguenti sono i templi 41, 42 e 43. Siamo al tempio numero 41, il tempio della luce del drago. Potete vedere tempio, la pioggia. Raggiungere un tempio in macchina e non a piedi toglie un po' di poesia al viaggio. La bellezza dei templi rimane, ma manca la soddisfazione di essersela guadagnata metro per metro e la consapevolezza che, grazie alla fatica delle proprie gambe, un altro pezzetto di cammino è ormai alle spalle. Siamo al tempio 42, tutti e tre. Tempio dell'albero di Buddha. Pioggia continua. Piove come Buddha la manda. Eccoci arrivati al tempio numero 43, il tempio della pietra illuminata. Avere a disposizione un mezzo, però, ci consente di visitare i luoghi con più calma e vederne altri che difficilmente avremmo raggiunto a piedi. Abbiamo così l'occasione di visitare il castello di Uwajima, uno dei 12 in tutto il Giappone a essere rimasti intatti sin dal Medioevo. Siamo al giorno 27 e oggi è un giorno importante perché è il 30 aprile, è l'ultimo giorno dell'era Heisei, era iniziata l'8 gennaio 1989 e che finirà oggi perché domani salirà sul trono un nuovo imperatore e inizierà l'era Reiwa. Proseguiamo poi verso nord fino a Ozu, dove si trova la Garyusanso, una villa di inizio Novecento in stile giapponese, circondata da un suggestivo giardino. La nostra ultima tappa è la cittadina di Uchiko, paesino famoso per la sua strada tradizionale conservatasi come un secolo fa. Il viaggio in auto riprende poi verso nord, alla volta dei templi 44 e 45, localizzati nell'altopiano di Kuma. Poi c'è il tempio 44, come potete vedere alle mie spalle. Sono entrambi molto suggestivi, immersi in una foresta secolare di pini giapponesi. I loro imponenti cancelli e bellissimi edifici di legno sembrano spuntare dalla terra stessa, amalgamandosi alla natura circostante. I templi successivi, quelli dal 46 al 50, non hanno il fascino dei due precedenti. Allora, benvenuti, eccoci al tempio 47. Un tempietto tranquillo ai margini di Matsuyama. Eccoci al tempio 47. Tuttavia, al 47 possiamo apprezzare un'interessante raffigurazione del paradiso e dell'inferno buddisti. Allora, qua siamo al tempio numero 48. Eccoci al tempio 49, che è il tempio della terra pura, ovvero il paradiso buddista. È un tempio molto antico, era molto più grande di quanto è ora, è bruciato tipo un paio di volte però.
Ed eccoci al tempio numero 50. Giunti infine alla città di Matsuyama, alloggiamo in una Harrow House, un ostello riservato ai pellegrini. Il tenutario è un anziano maestro di kendo, che fattici indossare gli abiti tradizionali, ci offre una lezione introduttiva in questa arte marziale, che discende dalle discipline degli antichi samurai.